Grazie Sebastian, anche perché hai introdotto un tema che vorrei, dopo l'intervento di Francesco e Sabrina, sollecitare al resto dei soggetti, che è quello, no, dei diversi gruppi di interesse, dei diversi stakeholder, e quindi anche come scegliere cosa comunicare ai diversi gruppi di riferimento del nostro programma. Però prima lascerei la parola. Buongiorno a tutti, sono Sabrina Speciale, sono la responsabile dell'attività di valutazione della Regione Marche e quindi sono appunto uno dei fruitori del rapporto di valutazione, ma ovviamente anche una delle persone che lavora per rendere insieme al valutatore il rapporto fruibile all'esterno. Allora, adesso magari brevemente dirò un po' come abbiamo operato noi. Noi abbiamo operato, non abbiamo utilizzato strumenti particolarmente fantasiosi, proprio perché per una serie di ragioni che poi magari dirò alla fine, tra le criticità, magari forse arriveremo anche a parlare di criticità, date le risorse umane essenzialmente dedicate all'attività di valutazione dentro le autorità, le amministrazioni, almeno la nostra, ma penso in diverse altre italiane. In realtà l'attività di valutazione spesso tende un po' ad appiattirsi sui fabbisogni che derivano dalle richieste della Commissione europea in primis. Quindi il nostro target, il target della valutazione, tende a essere prima di tutto la Commissione europea e pertanto già sia in sede di capitolato d'appalto, quando noi appaltiamo l'attività, quindi disegniamo e decidiamo quello che chiediamo al valutatore, chiediamo prima di tutto un rapporto degli elaborati, dei prodotti che servano a rispondere alle richieste della Commissione europea e, altrettanto importante, alle richieste dell'autorità di gestione, perché lo strumento valutazione serve anche per valutare l'attività, modificare il programma in itinere, quindi diciamo una valutazione vista in maniera molto tecnica, molto per addetti ai lavori, e un po' meno diciamo una valutazione orientata al vasto pubblico. È un errore, non è che dico che è giusto, dico che questa è stata la tendenza almeno in questo periodo di programmazione. Quindi noi essenzialmente, a parte i classici rapporti di valutazione chiesti dalla Commissione europea, che sono stati condivisi con il partenariato attraverso essenzialmente i comitati di sorveglianza, abbiamo in più richiesto al valutatore dei report sintetici da produrre sia in italiano che in inglese, e poi gli abbiamo chiesto una partecipazione attiva ai vari eventi, convegni, workshop, momenti di incontro che si sono tenuti nella Regione Marche e che hanno avendo come oggetto il programma di sviluppo rurale. E devo dire che c'è stata una buona risposta da parte del valutatore, in particolare ha partecipato l'anno scorso ad un convegno che è stato fatto di riflessione comune sul futuro dell'agricoltura marchigiana, in cui avevamo invitato anche diverse scuole, cioè le classi quinte degli istituti agrari marchigiani, e per una riflessione comune, e al tavolo di chi ha parlato c'era anche il valutatore che ha raccontato un po' i risultati della valutazione, chiaramente utilizzando delle slide e purtroppo ancora un linguaggio che resta tecnico, resta difficile. E poi un altro momento è stato invece un momento più scientifico, la partecipazione ad un convegno che c'è stato dalla Facoltà di Economia, con la quale noi abbiamo uno stretto rapporto, e quindi è stato più semplice, diciamo, sia per noi che per i valutatori, perché qui si parlava di metodi, di indicatori, quindi di cose che mastichiamo bene, si parlava tra addetti ai lavori, e quindi era facile diciamo, la comunicazione. Adesso non dico adesso tutto quello che avevo pensato di dire, dico solo che secondo me il limite importante nella comunicazione, della valutazione, è prima di tutto da un lato la sua complessità,
perché i programmi sono dei programmi molto complessi, che riguardano tematiche assolutamente eterogenee, dalla competitività, dalle agroenergie, dal sviluppo delle aree montane, che quindi hanno dei target potenzialmente assolutamente diversi. Si parla di metodi, di tematiche, di problematiche assolutamente diverse, e quindi è molto difficile condensare queste tematiche, questi risultati, in poche semplici. Quindi secondo me una soluzione è sicuramente quella di spacchettare in qualche maniera il rapporto, di individuare dei momenti di presentazione, di dibattito mirati, e nella nostra esperienza abbiamo visto che questo funziona anche bene nei rapporti con l'amministrazione, cioè con gli stessi colleghi, dirigenti, funzionari si interessano alla valutazione laddove la valutazione è mirata, dove si parla di un problema specifico, biodiversità. Allora si chiamano gli esperti e si sviscera quello che nel rapporto di valutazione è uno dei tantissimi argomenti, però si sviscera quello, cioè il rapporto di valutazione in sé e per sé, cioè la valutazione complessiva è veramente quasi impossibile da comunicare in maniera semplice. Quindi è una complessità intrinseca dei programmi, dei metodi, dei linguaggi, degli indicatori, che rende l'attività di comunicazione molto complessa. E dall'altra c'è, dal lato sia dell'amministrazione sia del contesto sociale, imprenditoriale, almeno nostro, forse altrove sono più maturi, una scarsa cultura valutativa. E intendo con questo non solo il fatto che non si conosce proprio cosa sia la valutazione, quindi oltre che comunicare i risultati della valutazione è fondamentale comunicare cos'è la valutazione, prima di tutto, e a cosa serve, ai politici, agli stakeholder, al vasto pubblico, eccetera, eccetera. Ma proprio non c'è una cultura della critica, diciamo, dell'attenzione agli effetti delle azioni della pubblica amministrazione. Cioè gli stessi stakeholder, lo stesso pubblico non ha la maturità per chiedere e per interessarsi effettivamente, spesso, almeno questo è il nostro, la nostra esperienza, a quello che effettivamente sono gli effetti. Cioè le controparti con cui noi abbiamo a che fare spesso sono interessate a conoscere la distribuzione territoriale delle risorse, dove vanno, e in quali territori, per cosa fare, ma poco di più. Cioè non c'è ancora proprio una cultura del dire voglio capire esattamente cosa è accaduto con quelle risorse, quindi voglio saperlo.